Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e nel video che vi presento questa volta parleremo specificamente di uno degli interventi chirurgici per la deformità a martello delle dita del piede, che è una patologia molto frequente e di cui potete trovare maggiori informazioni sulla genesi, la diagnosi e il trattamento in generale della patologia su un altro video presente sia sul mio canale YouTube che sul mio sito internet a cui vi rimando. Poiché troverete già tutte le informazioni sull'altro video, cercherò ora di essere molto riassuntivo dicendo che la deformità a martello è una deviazione del rapporto articolare tra le ossa delle dita del piede, che si chiamano falangi, ed il corrispettivo osso chiamato metatarsale. Normalmente tutte queste ossa sono ben allineate sia sul piano orizzontale che sul piano verticale, ma nella deformità a martello, per varie ragioni, questo rapporto di allineamento può essere alterato, formandosi quindi questa classica deformità che potete vedere ben esemplificata in queste fotografie e che classicamente causa dolore per il continuo sfregamento della parte dorsale delle dita contro la tomaia della scarpa, portando quindi alla formazione a questo livello delle callosità che, anche se vengono ben rimosse dal vostro podologo, avranno comunque sempre la tendenza a riformarsi nel giro di pochi giorni, proprio per lo sfregamento meccanico continuo presente a questo livello. In commercio ci sono naturalmente molti tutori e protezioni che vale la pena provare, ma che, se non portano ad alcun beneficio, suggeriscono di consultare un chirurgo per valutare un'opzione più definitiva. Il tipo di intervento chirurgico per la deformità a martello varia molto in base al tipo di deformità, se sia cioè correggibile, quindi ancora nelle fasi iniziali, o se invece si tratti di una deformità rigida, quindi nella sua fase terminale. In quest'ultimo caso, a differenza della prima, purtroppo l'articolazione non potrà più essere conservata e si dovrà quindi procedere alla sua fusione. Questo tipo di intervento si chiama artrodesi ed è proprio questo l'intervento chirurgico di cui vi andrò a parlare. Parliamo ora dell'anestesia, che può essere quella totale, chiamata anche narcosi, e che sicuramente non rappresenta quella che suggerisco di eseguire. Le alternative sono l'anestesia locale, praticando cioè un'anestesia solo al dito da operare, oppure, e questa sì che rappresenta la mia scelta ideale, l'anestesia al polpaccio, che è un'anestesia periferica che prevede una iniezione selettiva di anestetico locale a lunga durata con l'aiuto di un ecografo. L'intervento chirurgico prevede una incisione di circa 2 cm a livello del dorso del dito del piede, proprio sopra la deformità, passando attraverso il tendine estensore e la capsula articolare che vedete qui di colore bianco. Si arriva quindi a questo punto alla superficie ossea delle falangi e con una piccola sega motorizzata si rimuovono pochi millimetri di osso, come vedete rappresentato in questo disegno e che ora vedete mostrato dal vivo. In questo caso sto rimuovendo la parte terminale della falange prossimale ed ora la parte prossimale della falange intermedia, esponendo quindi la superficie ossea. Una volta ottenuti 2 tagli ossei ben piani, si può procedere alla fissazione di questi mediante l'utilizzo di un cosiddetto filo di Kirchner, che è una sorta di chiodino del diametro variabile, ma che in questo caso è generalmente del diametro di 1,4 mm e che viene fatto passare tra la falange prossimale e intermedia e fatto uscire quindi dalla punta del dito del piede. In questo caso il filo sarà poi rimosso senza anestesia in studio medico dopo 4-6 settimane circa. Altre volte ancora uso un piccolo chiodino o una piccola vite riassorbibile che rimangono all'interno dell'osso e che quindi non dovranno essere rimosse. Questi chiodini o queste viti generalmente si riassorbono spontaneamente nel corso dei successivi 8-9 mesi.
L'ultima possibilità è quella invece di usare un sistema di fissazione interno non riassorbibile, cioè in metallo. Questo sistema prevede innanzitutto che si pratichino due piccoli tunnel all'interno delle falangi per poi inserire a incastro questo sistema metallico, che quindi rimarrà per sempre in sede, cioè non dovrà essere rimosso. Una volta inserito questo sistema metallico nella prima falange, si procede quindi alla riduzione all'interno dell'altro tunnel per ottenere la stabilità finale. Eseguendo quindi al termine anche la radiografia. Indipendentemente dal sistema di fissazione usato, alla fine si procederà a suturare i piani dei tessuti molli, cioè il tendine prima e la pelle poi, con un filo di sutura riassorbibile, a cui poi seguirà una medicazione sterile. Al termine dell'intervento, che ha una durata di circa 15-20 minuti, potrete appoggiare tutto il peso a terra appena sarà tornata la sensibilità, a patto di usare una scarpa post-operatoria suola piatta come quella raffigurata e che andrà comunque tenuta per le successive 4-6 settimane. Il ritorno a casa è previsto 1-2 giorni dopo l'operazione. Una volta tornati a casa sarà comunque fondamentale evitare di bagnare il piede operato sotto la doccia e per non rischiare personalmente sconsiglio di fare affidamento completo sui sacchetti venduti come impermeabili perché comunque un po' di acqua malauguratamente potrebbe comunque passare. E quindi magari bene usare questi sacchetti ma fare la doccia su uno sgabello tenendo il piede operato al di fuori del piatto della doccia. La medicazione sarà eseguita dal vostro chirurgo una volta alla settimana fin tanto che sarà guarita la pelle o fin tanto che ci saranno i fili di metallo che sporgono dalla pelle. Per quanto riguarda i rischi dell'intervento chirurgico, benché siano complessivamente rari, vanno ricordati l'infezione, i problemi di cicatrizzazione, i lunghi tempi di guarigione per via ad esempio del prolungato gonfiore o del dolore persistente nel corso dei mesi successivi, la difficoltà di indossare scarpe chiuse, soprattutto in caso di persistente gonfiore, o anche la possibilità di una mancata guarigione dell'osso, l'incompleta correzione della deformità martello o addirittura la recidiva della deformità. In alcuni casi purtroppo bisogna anche sottolineare la necessità di essere di nuovo rioperati. Si tratta comunque, lo ripeto ancora una volta, di complicanze che avvengono piuttosto raramente, ma che andranno comunque discusse con il vostro chirurgo prima di decidere di sottoporvi all'operazione. Vi ringrazio per l'attenzione.